Circa 1 milione o più di cellule muoiono ogni secondo nel corpo umano e ora ne sono morte altre 50.000. In questo momento, mentre guardi questo schermo, il tuo corpo è un campo di battaglia invisibile, un'ecatombe silenziosa. Ma tu non senti nulla, non vedi nulla, perché nello stesso esatto istante altre 50.000 cellule sono appena nate. Il tuo corpo è un cantiere che non dorme mai. Costruisce, demolisce, ricostruisce. Immagina una città enorme, dove ogni singolo mattone di ogni singolo palazzo viene sostituito pezzo per pezzo, ogni giorno. Dopo 7 anni, la maggior parte delle cellule è stata sostituita, ma alcune cellule fondamentali, come i neuroni della corteccia cerebrale e le cellule del cristallino, rimangono con noi per tutta la vita. Eppure, la città sembra la stessa. Tu sembri lo stesso. Ma se continui a sostituire i pezzi, se sei sempre nuovo, perché invecchi? Perché la tua pelle cede, i tuoi muscoli si stancano, i tuoi capelli perdono colore. Cosa c'è che non va in questo meccanismo perfetto? Fermati un attimo. Guarda la tua mano. Quella pelle che vedi non è la stessa pelle che avevi un mese fa. È letteralmente un'altra pelle. Tu sei un'illusione solida, un'oscurità luminosa fatta di materia temporanea. E se ti dicessi che il tuo corpo sa perfettamente come creare copie perfette di se stesso? Lo fa di continuo. Quando ti tagli, la ferita si chiude. Le tue cellule si dividono, creando copie identiche, riempiendo il vuoto. È un po' come avere una stampante tridimensionale magica dentro di te, capace di stampare carne, ossa e sangue. Ma qui c'è un dettaglio che non torna. Se la tua stampante interna funziona così bene, perché non vivi per sempre? Cosa le impedisce di stampare copie perfette per 1.000, 10.000, 1 milione di anni? La risposta non si trova nella carne. Si trova molto, molto più in profondità. Dobbiamo scendere giù. Dobbiamo viaggiare fino al cuore di quella che tu chiami vita. Zoomiamo ancora. Oltre la membrana cellulare. Dentro il nucleo. Qui dentro c'è il manuale di istruzioni di te stesso. Il tuo DNA contiene circa 3,2 miliardi di lettere, basi azotate, che corrispondono a circa 3.000-4.000 libri, non miliardi di libri. Ogni volta che una tua cellula decide di dividersi per sostituire una cellula morta, deve copiare l'intera biblioteca, lettera per lettera, libro per libro. È un lavoro titanico. Immagina di dover ricopiare a mano l'intera enciclopedia britannica, facendo pochissimi errori. E il tuo corpo lo fa centinaia di miliardi di volte al giorno. Ma aspetta, sai cosa significa questo per te, adesso, mentre guardi? Significa che ogni singola cellula porta con sé il peso di miliardi di anni di evoluzione. Un'eternità di 4 lettere chimiche. Eppure, ogni volta che questa enciclopedia viene copiata, succede qualcosa di impercettibile, qualcosa di terribile. E te lo mostro subito. Pensa a una fotocopiatrice. Prendi un foglio con un disegno nitido, perfetto. Fai una fotocopia. Poi prendi la fotocopia e fai una fotocopia della fotocopia. Fallo 50, 100, 200 volte. Cosa ottieni alla fine? Una macchia grigia. Una copia sbiadita, confusa, inutile. Questo è esattamente il sapore amaro dell'invecchiamento. Ogni volta che le cellule si dividono, i telomeri, le estremità dei cromosomi, si accorciano. Ma l'informazione genetica codificante rimane solitamente intatta finché il limite non diventa critico. La risoluzione cala. Il tuo corpo, letteralmente, perde definizione nel tempo. Ma perché perdiamo pezzi? Perché il meccanismo di copia della natura, forgiato in miliardi di anni, ha questo difetto assurdo? Non è un difetto, è una scelta. E tra poco vedrai perché questa scelta è l'unica cosa che ti tiene in vita. Anno 1961. Un biologo di nome Leonard Hayflick osserva delle cellule umane in una capsula di Petri. Fino a quel momento, la scienza credeva a un dogma assoluto. Se dai a una cellula il giusto nutrimento, lei si dividerà per sempre. Sarà immortale. Hayflick nutre le sue cellule, le cura.
Le osserva mentre si dividono. 1 volta, 2 volte, 10 volte, 20 volte. Tutto sembra procedere alla perfezione. Ma poi, arrivati intorno alla 50ª divisione, si fermano, smettono di dividersi, invecchiano, entrando in uno stato chiamato senescenza. Hayflick non ci crede, ripete l'esperimento. Stesso risultato, 50 divisioni e poi la fine. È come se ci fosse un contatore invisibile dentro ogni singola cellula. Un orologio mortale che fa un conto alla rovescia inesorabile. 50, 49, 48, 0. C'è un limite fisico alla tua esistenza. Oggi lo chiamiamo il limite di Hayflick. Ma dove si nasconde questo orologio dentro di te? Quello che succede dopo è il punto in cui la biologia smette di sembrare normale. Ti svelo dov'è l'orologio. Torna all'immagine della tua biblioteca, al tuo DNA. Il tuo DNA è arrotolato in strutture lunghissime, chiamate cromosomi. Immagina un cromosoma come il laccio di una scarpa. Cosa c'è alla fine di ogni laccio da scarpe? Quel piccolo pezzetto di plastica dura, giusto? Serve a evitare che il laccio si sfili, che si sfilacci e si distrugga. Bene. Anche i tuoi cromosomi hanno quel pezzetto di plastica. Si chiamano telomeri. Sono scudi, armature microscopiche, cappucci di protezione fatti di codice genetico che non significa nulla, ripetuto migliaia di volte. È un'armatura sacrificale. E ora ti spiego perché si deve sacrificare per te. Ogni volta che la tua cellula si divide, la macchina molecolare che copia il DNA ha un difetto di fabbrica spaziale. Non riesce a copiare il filamento fino all'ultimissimo bordo. Ne lascia sempre fuori un pezzetto. È come se il fotocopiatore tagliasse via l'ultimo millimetro della pagina a ogni singola copia. Se tagliassi il testo importante, perderesti istruzioni vitali e moriresti subito. Ma grazie ai telomeri, quello che viene tagliato via è solo il pezzetto di plastica, il cappuccio protettivo. Ed ecco la genesi del tuo invecchiamento. Si divide. Il telomero si accorcia. Si divide ancora. Si accorcia ancora. Si divide finché non si spezza. Ogni volta che le tue cellule si replicano per guarirti, per farti crescere, bruciano un pezzo del loro scudo. E quando lo scudo finisce, la cellula sa che il suo tempo è scaduto. Quando il telomero diventa troppo corto, l'allarme suona. La cellula entra in uno stato chiamato senescenza. È come un'auto a cui togli le chiavi dal cruscotto. Il motore si spegne. La cellula smette di dividersi per sempre. Non è morta, ma è uno zombie biologico. Un fantasma microscopico che occupa spazio dentro di te. Più invecchi, più queste cellule zombie si accumulano nei tuoi tessuti. Rilasciano sostanze chimiche infiammatorie. Invocano caos. È questo che fa cedere la tua pelle, indebolisce il tuo cuore, oscura la tua vista. Il tuo orologio interno ha segnato lo 0. E tu ti starai chiedendo, ma perché? Perché la natura è stata così crudele? Perché non ci ha dato un enzima per allungare questi telomeri all'infinito? La risposta ti sconvolgerà. E se ti dicessi che il tuo corpo ha già la chiave per l'immortalità? Esiste un enzima, si chiama telomerasi. È una macchina molecolare miracolosa. Immaginala come un operaio infaticabile che riattacca il pezzetto di plastica al laccio della scarpa. Ogni volta che il telomero si accorcia, la telomerasi lo ripara, lo allunga di nuovo. Con questo enzima acceso, la cellula può dividersi all'infinito. 0 invecchiamento. 0 limite di Hayflick. L'immortalità cellulare assoluta. E sai qual è la cosa incredibile? Tu hai già le istruzioni per costruire la telomerasi in ogni singola cellula del tuo corpo, in questo preciso istante. Ma nella stragrande maggioranza delle tue cellule adulte, il tuo corpo le tiene rigorosamente spente, chiuse a chiave, sigillate nel buio più totale. Perché? Se abbiamo l'interruttore per vivere per sempre, perché diavolo ci ostiniamo a tenerlo spento? Sarebbe magnifico, vero? Accendere la telomerasi, non invecchiare mai, restare giovani per 1000 anni. La pelle sempre tesa, i muscoli sempre forti, le ossa d'acciaio. Una prospettiva divina. Ma c'è un problema enorme.
Se accendi quell'interruttore in una cellula adulta normale, non ottieni l'eterna giovinezza. Ottieni qualcosa di oscuro, una crescita mortale. Ottieni una cellula che ignora tutte le regole, che si moltiplica senza controllo, che consuma tutto ciò che hai intorno. Se dai l'immortalità a una cellula sbagliata, tu muori. E tra un attimo ti farò vedere esattamente di quale mostro stiamo parlando. Si chiama cancro. Le cellule tumorali sono, in termini strettamente biologici, immortali. Hanno trovato il modo di scassinare la serratura della tua biblioteca, hanno acceso l'enzima telomerasi e hanno distrutto il limite di Hayflick. Una cellula tumorale non invecchia, non smette mai di dividersi. È una vita che uccide. Immagina un'auto a cui vengono tagliati i freni e incollato l'acceleratore al pavimento. Corre veloce, più veloce, devastante, fino a schiantarsi. Questo è un tumore, una fame infinita di eternità che distrugge l'organismo che la ospita. Quando Hayflick fece la sua scoperta, capì una verità agghiacciante. L'invecchiamento non è una malattia. L'invecchiamento è un freno a mano. È il compromesso estremo che la natura ha dovuto accettare per permetterti di non esplodere di tumori a 30 anni. Fermati. Torna indietro. Stiamo parlando di una scelta biologica che ti riguarda ogni singolo giorno. Il tuo corpo ha fatto un patto col diavolo miliardi di anni fa. Per permetterti di essere un organismo complesso, fatto di trilioni di cellule che collaborano come in una sinfonia gigantesca, doveva assicurarsi che nessuna cellula impazzisse, diventando immortale. Così ha imposto una scadenza, un timer. Ha detto: ti do 50 divisioni, non una di più. Usa queste divisioni per far crescere questo essere umano, per fargli esplorare il mondo, per fargli avere dei figli. Poi spegniti, invecchia, si ferma, muore. Il limite di Hayflick è il prezzo esatto che paghiamo per non essere divorati da noi stessi. È un'oscurità luminosa. Muori di vecchiaia per non morire di caos. Se stai ancora qui è perché una parte di te voleva sapere. E c'è molto altro da scoprire. Questo delicato equilibrio tra vita, morte ed eternità è ovunque. Ma c'è un dettaglio che abbiamo saltato. E se ti dicessi che là fuori, proprio in questo momento, esistono creature che hanno sconfitto questo limite? Creature che ridono in faccia all'orologio di Hayflick? Animali che non invecchiano mai. Pensa a un'aragosta. Un'aragosta non muore di vecchiaia. Le aragoste possiedono un'abbondanza di telomerasi attiva in tutte le loro cellule. Non invecchiano, non diventano più deboli. Anzi, continuano a crescere, a diventare più grandi e più forti, finché un predatore non le uccide o l'energia necessaria per cambiare il guscio non diventa troppa. Oppure pensa all'idra, un minuscolo animale d'acqua dolce. L'idra rigenera costantemente le sue cellule staminali, aggirando completamente la mortalità. Se tagli un'idra a metà, ottieni 2 idre perfettamente giovani. Loro vivono nel tempo come se il tempo non esistesse. La quiete in movimento. Ma allora, perché un'aragosta può farlo e tu no? Perché tu sei condannato all'usura, mentre un crostaceo ha il dono dell'eternità? Ecco la differenza. La complessità. Un'aragosta è semplice. Un'idra è basilare. Ma tu sei la macchina biologica più complessa dell'universo conosciuto. Il tuo cervello contiene 86 miliardi di neuroni, una rete stradale di una città con miliardi di incroci perfetti. Se le tue cellule iniziassero a dividersi all'infinito e a rigenerarsi in modo caotico, la struttura fine del tuo cervello andrebbe in frantumi. Perderesti la tua memoria, perderesti la tua coscienza, perderesti te stesso. L'immortalità richiede semplicità. Meno sei complesso, più è facile rimpiazzare i pezzi all'infinito. Ma per avere pensieri complessi, per amare, per costruire navi spaziali e per chiederti il senso dell'universo, devi essere stabile. Devi avere una forma fissa. E quella forma fissa ha un prezzo. Il limite di Hayflick. E c'è una storia vera, umana, che chiude questo cerchio impossibile. 1951.
Una donna di nome Henrietta Lacks si reca in ospedale. Ha un tumore aggressivo. I medici le prelevano un campione di cellule. Henrietta, purtroppo, muore pochi mesi dopo. Ma le sue cellule? No. I ricercatori le mettono in una capsula di Petri e scoprono l'impossibile. Quelle cellule non si fermano al limite di Hayflick. Il tumore aveva attivato la telomerasi in modo esplosivo. Quelle cellule umane si dividevano all'infinito. Sono vive ancora oggi. 60 anni dopo. Sono state spedite nello spazio, usate per creare il vaccino contro la polio, clonate miliardi di volte. Si stima che il peso complessivo di tutte le cellule HeLa mai coltivate nella storia superi le 50 milioni di tonnellate. Henrietta è morta. Ma la sua carne ha raggiunto l'immortalità vera. A costo, però, di non essere più una persona. Aspetta. Sai cosa significa tutto questo per la scienza di oggi? Se comprendiamo il limite di Hayflick, se capiamo come modulare la telomerasi senza scatenare il cancro, possiamo hackerare l'orologio. In questo momento, nei laboratori di tutto il mondo, scienziati stanno cercando di capire come estendere i telomeri in modo sicuro. Immagina un farmaco, una pillola che prendi a 50 anni. Raggiunge le tue cellule staminali, accende la telomerasi per 24 ore e ripristina la lunghezza dei tuoi telomeri a quando avevi 20 anni. Poi si spegne, prima che il cancro possa formarsi. Riavvolgere l'orologio, sfuggire al limite. Non per vivere per sempre, ma per vivere 120 anni con il corpo e la mente di un trentenne. Non è fantascienza, è ingegneria cellulare. E tu sei la prima generazione nella storia dell'umanità che potrebbe vederla realizzata. La domanda non è se accadrà, è quando. Ma fino a quel momento devi convivere con l'orologio. Ogni volta che respiri, ogni volta che il tuo cuore batte, le tue cellule si dividono e il tuo tempo si accorcia. E questo ti spaventa. Non dovrebbe. Perché ora capisci la verità. L'invecchiamento non è un fallimento del tuo corpo, è il suo successo più grande. È la prova che il tuo sistema di sicurezza sta funzionando alla perfezione. Che le tue cellule hanno sacrificato l'eternità per garantirti la stabilità, per permetterti di essere te stesso, coerente e pensante, per decenni. Un'oscurità luminosa. La morte, a livello microscopico, è l'unica cosa che ti garantisce la vita a livello macroscopico. Senza il limite di Hayflick saresti solo una massa informe in espansione infinita. Ogni atomo del tuo corpo è stato forgiato in una stella morta da miliardi di anni. Sei qui, in questo momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra 1000 miliardi di impossibilità. Non stai guardando il cosmo. Sei il cosmo che guarda se stesso. Muori un po' ogni giorno, solo per poter esistere. E questo era il tuo orologio mortale. Questo è Renderium. Io sono la voce dell'invisibile. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Qui dentro anche la fine è solo un meccanismo bellissimo da svelare. Se credi che queste cose debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza, per la meraviglia, per chi ancora non sa che la realtà è così immensa. Aiutami a portare l'invisibile agli occhi di tutti.